radio3.rai.it. Consigli per i podcast. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Sara Sanzi ed Elisabetta Parisi in regia. Siamo qui in via Asiago, davanti a noi un computer e un sito aperto, il nostro sito radio3.rai.it. Nei prossimi 15 minuti navigheremo insieme all'interno del nostro sito e vi faremo ascoltare alcune trasmissioni che sono già andate in onda e che ora potrete riascoltare in qualsiasi momento, tanto sul nostro sito quanto sull'app Rai Play Radio. Ogni trasmissione che vi proporremo potrà inoltre essere scaricata in podcast. Abbiamo ascoltato su Radio 3 la storia di una corrispondenza molto particolare. Her Majesty the Queen, Buckingham Palace, London, December 15th, 2009. Ma'am, a few days ago I was browsing in a bookshop and I saw a tiny book displayed on a stall. It was a miniature edition of Dante's Divine Comedy. For me Dante represents... A Sua Maestà la Regina, Buckingham Palace, Londra, 15 dicembre 2009. Signora, qualche giorno fa stavo curiosando in una libreria e ho visto un piccolo libriccino su uno scaffale. Era l'edizione in miniatura della Divina Commedia di Dante. La mia mente è andata alle profonde emozioni che avevo provato qualche tempo prima quando, aprendo i Canterbury Tales di Chaucer, mi ero imbattuto nella traduzione che Chaucer fa di alcuni versi del Paradiso di Dante. Per me Dante rappresenta il più vero, il più profondo e il più ricco cuore d'Italia. La citazione che Chaucer ne fa apertamente è un segno di come le vite di persone di differenti paesi, culture e tempi siano intrecciate e più vicine le une alle altre di quello che uno possa immaginare. Ho l'onore, signora, di mandarle questo piccolo presente, sinceramente suo, Vittorio Valenta. Sandringham House, 31st of December 2009. Dear Mr. Valenta, the Queen wishes me to write and thank you for your letter and for the miniature edition of Dante's Divine Comedy which you have kindly sent to her. Her Majesty, caro signore Valenta, la regina mi ordina di scrivervi per ringraziarvi della vostra lettera e per l'edizione in miniatura della Divina Commedia di Dante che le avete gentilmente inviato. Sua Maestà ha molto apprezzato il vostro pensiero per lei ed ha molto piacere nell'accettare questo dono delizioso. Devo ringraziarvi ancora una volta per aver scritto e per il vostro messaggio di auguri alla regina. Sinceramente vostra, Susan Hussey, attendente. Stiamo ascoltando un estratto dell'audiodocumentario La regina risponde. Allora, le risposte arrivano dopo mediamente 21 giorni lavorativi, fossero anche al 31 di dicembre o fosse anche il giorno del compleanno. Dopo 21 giorni o cronometro e lavorativi da quando la spedisco la risposta arriva. Allora Vittorio, questo è il tuo negozio che si chiama? Banco 29, CIBI, diVERSI. Una salumeria però un po' particolare. Beh, è una salumeria che, visto il nome CIBI diVERSI, dove si vendono salumi, formaggi, ma anche storie, favole per i bambini, favole per gli adulti, e un po' di colore, un po' di fantasia, un po' di poesia. Perché chi viene a fare la spesa da noi troverà tra un salamino e una fettina di taleggio un bigliettino su cui c'è una citazione poetica di quelle granitiche, no? Però commentate in modo un po' particolare. Per esempio, se io dovessi citare l'Amleto essere o non essere, il mio commento è: Amleto, deciditi a 400 anni che ci torturi con questa domanda, fai qualcosa, vieni qua da noi, ti assaggio un salamino e magari sei più felice. To Her Majesty the Queen, Buckingham Palace, London, April the 5th, 2016. A Sua Maestà la Regina, Buckingham Palace, Londra, 5 aprile 2016. Signora, conduco un banco di alimentari e ho una grande passione per la letteratura. La condivido con i miei clienti mettendo striscette di carta con citazioni dai classici seguite dai miei commenti nelle loro buste della spesa. I miei commenti sono leggeri e corti perché i bambini li leggono. I miei clienti mi hanno chiesto un piccichino speciale per il suo compleanno. Piccichino è il nome che loro hanno inventato per le mie striscette. Così ho fatto. La citazione è dal Macbeth. Ho tradotto il piccichino in inglese per suo riferimento e includo entrambe le versioni. Spreading carpets of happiness. Happiness, Macbeth, happiness. Got it? Observe Her Majesty attentively and learn from her. Ready for lesson number 1? How to behave properly before one subject? Macbeth, begin. Now! Signora, la ringrazio molto per aver letto questo speciale buon compleanno italiano a lei, che è nei cuori di molti qua giù. Sinceramente suo, Vittorio Valenta. PS.
Macbeth, April the 21st is the Queen's birthday. Remember to send her a card. PS. Se questa lettera dovesse arrivare o troppo presto o troppo tardi, la considererebbe una lettera di non compleanno? Questo formaggio lo vendi come il formaggio della regina. L'hanno chiamato così i clienti, il formaggio della regina. E cosa succede? Che quando lo comprano molti sono emozionati perché abbiamo appeso la copia della lettera della regina in negozio e quindi vedono questa cosa e sono emozionati perché dicono questo formaggio è andato a Buckingham Palace. E addirittura quando una persona vuol fare un regalo ad un amico noi lo incartiamo anche nella fotocopia ad alta definizione della lettera della regina, così il mio cliente regala ad un amico una storia fantastica con una vera regina, non quelle delle favole. Caro signore Valenta, la regina mi ordina di scrivervi per ringraziarvi della vostra lettera, alla quale avete allegato un formaggio chiamato... La regina risponde è il titolo dell'audiodocumentario realizzato per i cicli di Tre Soldi da Milvia Spadi. È andato in onda il 26 febbraio, l'1 e il 2 marzo. Potrete riascoltarlo e scaricarlo in podcast dall'app Rai Radio e naturalmente dal sito di Radio 3. Basterà cercare Tre Soldi nella lista dei programmi.